presente Mob? Tiene a bada le sue emozioni e resta perfettamente impassibile finché non esplode. Sei anche tu così? Beh, allora ti parlo oggi della gestione delle emozioni. Le emozioni possono essere una cosa complicata, talmente complicata che nemmeno chi le studia ha una classificazione esaustiva e definitiva. Penso che ad oggi il maggior studioso di emozioni sia Paul Ekman. Lui aveva inizialmente stilato una lista delle 5 emozioni principali, ossia gioia, rabbia, paura, tristezza e disgusto. Questa lista però è in continuo ampliamento, infatti chiunque di noi può dire di aver provato delle emozioni che non rientrano in queste 5, o comunque ogni emozione ha una sua precisa sfumatura, varie sfaccettature. Una cosa complicata, appunto. Sì, siamo esseri complessi e siamo pieni di emozioni e visto che le emozioni fanno parte di noi, è utile saperle gestire. E allora oggi ti spiego come evitare di arrivare al 100% in stile Mob, ma iniziare a capirle un po' prima ed evitare di esplodere. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Se hai visto qualche puntata di Mob Psycho 100 avrai sicuramente capito che Mob non esploderebbe in questo modo se desse possibilità alle proprie emozioni di sfogarsi. Quindi questo è il primo passo, dai sfogo alle tue emozioni. L'impassibilità di Mob è lampante, lui non fa la minima piega davanti a degli eventi che sconvolgerebbero chiunque di noi e magari anche l'evento più grande fa salire la sua percentuale di stress dell'1%. A prima vista sembrerebbe una perfetta gestione della propria interiorità, delle proprie emozioni, o no? Beh, sì, se non fosse che quando arriva al 100% esplode e fa terra bruciata. Amici, nemici, non c'è nessuna distinzione. Chiunque e qualsiasi cosa sia intorno a sé viene distrutta. Mob perde totalmente il controllo e noi che siamo lì a guardare l'anime siamo ben contenti di vederlo. Finalmente anche lui si sfoga. O no? Finalmente anche lui si sfoga. Ma te lo immagini come sarebbe se lui potesse esprimere liberamente se stesso senza trattenersi per il 99% della sua vita? Ed è proprio questo il punto. L'esplicitissimo insegnamento di Mob Psycho 100 è che soffocare le proprie emozioni per evitare di perdere il controllo non funziona. Non funziona perché ad un certo punto esplodi e lasci uscire tutto insieme. Soffocare le proprie emozioni significa soffocare una parte di te. E una parte di te che è totalmente naturale. Oltretutto, quando si cerca di soffocare le proprie emozioni, si cerca di soffocare quelle negative. Il problema è che a lungo andare si soffocano tutte, non è possibile selezionare un tipo di emozione che si vuole spegnere. Si spegne l'intero spettro, quindi anche la felicità e tutte le altre emozioni positive alla fine se ne andranno. Si diventerà un impassibile Mob Psycho 100. Quindi impara a lasciar fluire le emozioni e a dargli il giusto spazio. Questo ti metterà di capire come prendere contatto con loro e come conviverci pacificamente. Quindi prenditi del tempo per osservarti, autoanalizzarti, capire quello che senti e anche localizzare le emozioni, dargli un aspetto più concreto, come ad esempio quando sei nervoso che cosa senti? Un nodo alla gola? Quando hai paura cosa senti? Qualcosa nella pancia che ti dà fastidio? Quando soffri una stretta al cuore? Insomma, dagli una forma, un colore, una consistenza, visualizzale e una volta che le hai visualizzate, respira intorno ad esse, lasciagli lo spazio. Detto questo, torniamo a pensare di nuovo all'anime di Mob Psycho 100. Oltre a Mob, cosa c'è? C'è Reigen, o no? Eh sì, Reigen ha un gran bel ruolo nella vita di Mob e nell'anime. Infatti, proprio come lui, tu puoi decidere di creare il tuo percorso da solo, seguire il tuo percorso da solo, oppure appoggiarti ad un mentore. Non c'è una strada giusta o una strada sbagliata, puoi fare da solo, puoi fare con qualcuno, puoi fare come preferisci. Certo, avere qualcuno di fianco può velocizzare le cose e può anche farti vedere delle prospettive che da solo fai fatica a visualizzare, diciamo. Puoi anche fare un misto, iniziare in un modo, concludere in un altro, insomma sperimenta un po', perché ognuno di noi ha un diverso livello di gestione delle emozioni.
C'è chi ha fatto questo percorso di crescita già nell'infanzia e quindi è diventato presto un adulto coscienzioso e padrone di sé. E c'è chi invece questo percorso non l'ha fatto. Poi l'adolescenza, insomma, è un casino un po' per tutti. Sono pochi quelli che arrivano nella prima fase adulta già pienamente capaci di gestire le proprie emozioni. Insomma, c'è a chi viene più naturale e chi invece deve fare un grande lavoro su se stesso. Personalmente ho dovuto fare un grande lavoro su me stessa, quindi mi permetto di darti un consiglio, soprattutto se tu come me sei una persona un po' solitaria e introversa. Capisco benissimo la resistenza di aprirsi davanti a qualcuno e a parlare liberamente delle proprie emozioni. Soprattutto le persone solitarie preferiscono fare un percorso solitario e fare tutto da sé. Non sottovalutare però il grande aiuto che ti può dare una persona esterna, che sia sì uno psicologo, ma anche un amico, un familiare, ma anche uno sconosciuto per strada. A volte parlare e sentirsi dare un'opinione esterna con un ragionamento che non facciamo noi direttamente, ma magari qualcuno che ragiona in maniera diversa da noi, può essere davvero di grande aiuto. Molte volte infatti un punto di vista esterno può darti quella fetta di comprensione di te che non sei riuscito a raggiungere da solo e sbloccarti, farti fare veramente un passo in avanti. E questa cosa l'abbiamo vista anche in Mob Psycho 100. Per quanto il rapporto tra Mob e Reagan possa sembrare a prima vista molto opportunistico e unilaterale, in realtà non è così. Reagan aiuta molto Mob e vediamo tutti, andando avanti con l'anime, quanto porta un contributo positivo nella sua vita. Ebbene, che tu decida di iniziare questo percorso da solo, che tu decida di farlo con qualcuno, comunque questo percorso va fatto. E qui iniziamo a parlare di intelligenza emotiva, ossia come imparare a riconoscere e a gestire le proprie emozioni. Di questo concetto ne ha parlato tantissimo Daniel Goleman, ha fatto circa un 300 pagine di trattato che ti metto qua in descrizione se volessi andare a approfondire. Mentre qui saltiamo tutta la parte teorica e andiamo direttamente alla pratica, ossia come si sviluppa questa benedetta intelligenza emotiva. Il riconoscere qualcosa passa attraverso l'esperienza. Pensiamo ad esempio alla prima volta che abbiamo bevuto del vino. Io qui sono in Veneto, non so come va da voi, ma vabbè, qua non si beve. Lasciamo stare. Il riconoscere qualcosa passa attraverso l'esperienza. Pensa alla prima volta che hai assaggiato del vino. Assaggiando due vini rossi diversi, in realtà non sei in grado di cogliere la differenza tra uno e l'altro, le sfumature, il sapore, il gusto di tannino e tutte quelle cose da sommelier. Non lo so fare anch'io, Per allenare questa capacità è necessario assaggiare vari vini in maniera focalizzata, concentrandosi sul sapore, sulla consistenza, sulla riflessione della luce e tutte le altre cose da sommelier. Insomma, assaporare i dettagli e cogliere le particolarità di ognuno. Allo stesso modo, quando si provano le prime emozioni, facciamo fatica a distinguere esattamente qual è la sfumatura, ma man mano che si prova varie volte la stessa emozione, si impara un po' a riconoscerla. Diciamo che più o meno tutti sappiamo a grandi linee dire se siamo felici o se siamo tristi, se siamo entusiasti o se siamo annoiati. Il discorso però cambia quando si entra nello specifico, quando si vuole capire esattamente la sfumatura di ciò che si sta provando. Per esempio, quella che provi è tristezza o malinconia, è rabbia o odio, è paura o ansia. Insomma, molti non riescono a cogliere le differenze che ci sono tra emozioni più o meno simili tra loro. Quindi, esattamente come i vini, dobbiamo imparare a degustarle. Quindi, partendo da questo concetto, quando provi un'emozione, sia che sia positiva sia che sia negativa, dagli attenzione, scegli nei dettagli e impegnati a riconoscerla, a spezzettarla. Quindi, quando ti senti bene, non fermarti al sto bene, ma scendi un po' più a fondo e inizia a pensare: come mi sento? Entusiasta? Ispirato? Calmo? Stessa cosa quando ti senti male, chiediti: sono irritato? Sono ansioso? Sono impaurito? Più sarai in grado di comprendere la precisa sfumatura della tua emozione e più sarai in grado di riconoscerla in futuro. Quindi esplora le tue emozioni senza respingerle o sopprimerle. Crea un rapporto migliore con tutta la tua sfera emotiva e ti assicuro che tutta la tua vita inizierà a migliorare. Bene, io per oggi mi fermo qui, spero che questi consigli ti siano stati utili. Se il video ti è piaciuto, metti appunto un mi piace, condividilo, ma soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.